Ciao Artax, ma siamo un cagnetto molto intelligente, eh? Hai visto per caso se mi puoi portare un frisbee? Dov'è il frisbee? Grazie. Stai fermo lì. Oggi mi sono portato gli appunti, sì. E tu mi porti il frisbee e stai fermo a terra. Che flash. Appunti che nasconderò sagacemente dentro al frisbee. Beh, guarda. Così quando guardo il frisbee, in realtà sto leggendo, però tu non devi stare davanti a me, devi star lì fermo. Oggi vi voglio parlare delle motivazioni, che sono la cosa, diciamo, che dà la spinta. Lo sapevate? Ai comportamenti del nostro cane. Terra, ho detto. Le motivazioni sono di vario genere, individuarle vi servirà assolutamente per capire il comportamento del vostro cane. Chi li spingeva a farlo? Conoscere le motivazioni che spingono il nostro cane ad agire. Ma che c'era uno dietro che spingeva? Ci aiuteranno a capire come gestirlo meglio e capire anche la motivazione di certi suoi comportamenti che noi non comprendiamo e come gestirli, come migliorare anche determinati disturbi. Scoprivelo! Niente potrà fermarmi. Una sequenza classica comportamentale è fatta di stimolo, risposta comportamentale, no? Quindi uno stimolo può essere un uccellino, risposta comportamentale mi attivo per inseguirlo, quindi inizio a inseguirlo, e la terza fase è la fase dello stop. La fase dello stop è quando uno raggiunge l'obiettivo, no? Quindi possiamo dire che alla base di tutto c'è una motivazione in questo comportamento che spinge il nostro cane a inseguire l'uccellino e quindi a predarlo. E questa motivazione, ad esempio, è una motivazione predatoria, che quindi spinge il nostro cane a cacciare oggetti in movimento, a rincorrerli. E questa è, ad esempio, una motivazione, ed è la prima motivazione di cui oggi parlo, che è quella predatoria, appunto. Motivazione predatoria: inseguire e raggiungere oggetti in movimento. Motivazione numero 2, sillegica: raccogliere oggetti e nasconderli. Il classico del cane che prende l'osso nella buca, scava e lo nasconde, no? Motivazione sillegica: nascondere oggetti. Territoriale: difendere un territorio. Quando il vostro cane abbaia fuori dalla finestra agli altri cani o agli sconosciuti, quella è una motivazione territoriale, ok? Protettiva: difendere un affiliato o un cucciolo. Affiliato potrebbe essere voi, ad esempio, no? Se non siete il leader, lui vi deve proteggere. Motivazione perlustrativa: esplorare e mappare un territorio. Esplorativa, invece, per quanto riguarda analizzare un oggetto nei dettagli, no? Epimeletica significa anche lì aiutare un affiliato, ok? Competitiva significa competere contro un proprio simile, ad esempio quando i cani iniziano a correre, spesso hanno questo linguaggio, fanno proprio dei balzi, come dire guardami, guardami, e chi attacca a correre con loro, ok, questa è una motivazione competitiva, ok? Sei competitivo? Un pochino? C'è anche una motivazione che riguarda la ricerca, cercare oggetti, stai a terra Bartol. Corteggiamento,
La motivazione del corteggiamento, vabbè, la possiamo capire tutti. Motivazione cinestetica: correre, saltare e giocare. Somestetica invece è la motivazione che riguarda l'esplorazione del proprio corpo, quando il cane si lecca le zampe, si annusa i genitali, si esplora, ok? Però rivolta a sé, non a un oggetto. Collaborativa: il cane è un animale sociale, abituato a collaborare, selezionato dall'uomo per la sua capacità di collaborare nel branco, nella caccia, ok? E quindi anche in attività con l'uomo. Quindi la collaboratività è una motivazione, ok? Motivazione collaborativa. Motivazione possessiva: potete bene immaginare mantenere il possesso di un oggetto. Questa è particolare etepimeletica: richiedere le cure parentali. Bravissimo. Vai indietro, vai indietro. Se volete insegnare al vostro cane cose strane tipo questo, giù, dovete avere bene in mente come motivare il vostro cane e come rinforzarlo. Se noi abbiamo ben chiaro che cosa motiva il comportamento del nostro cane, avremo dalla nostra come dire, un coltello dalla parte del manico, perché sapremo che cosa va a stimolare le sue azioni, che cosa va a motivare il suo comportamento e come gestirlo, e rinforzarlo o non rinforzarlo a seconda, vero? Spingitori di cavalieri, su Education Channel.